Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto torniamo sul match di stasera Napoli-Roma perché ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la situazione formazioni. McTominay, se ieri mattina si provava a recuperarlo per il match di stasera, ovviamente è uscita la notizia ieri pomeriggio, non sarà del match e la Roma perde Dybala e forse anche qualcun altro per la partita delle comparse di stasera, perché di partita delle comparse si deve parlare, visto ciò che è successo ieri sera in Inter-Juve, e arriviamo anche a quello, ma prima vediamo cosa succede in casa nostra per quanto riguarda il match contro la Roma. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte. Assente solo alla settima giornata contro il Torino per un problema fisico. McTominay è stato poi risparmiato appena 2 volte ad ottobre contro il Lecce e in Coppa Italia contro il Cagliari, subentrando però al 60° minuto. Nel momento in cui esce contro il Genoa per un problema al tendine e alla 22esima partita consecutiva da titolare tra Champions e Serie A, più 2 in nazionale, con 21 partite senza mai uscire, con unica eccezione a Bologna il 7 novembre, sostituito all'82esimo. Per dare un termine di paragone, al 7 febbraio lo scozzese ha già accumulato 2844 minuti, che sono appena 127 in meno, quindi una partita o poco più, dei 2971 disputati nella scorsa stagione, chiusa il 23 maggio. Non abbiamo niente di ufficiale dal punto di vista di comunicati in casa Napoli. Resta ovviamente la situazione che ci ha detto Antonio Conte per quanto riguarda un'infiammazione della zona del tendine che va dal gluteo all'ischio crurale, quindi lo recupereremo? Auguriamoci di sì, perché poi la comunicazione del Napoli dal punto di vista degli infortuni quest'anno non è mai stata molto ma molto chiara. Io mi auguro che sia veramente solo un'infiammazione, deve rientrare comunque il problemino e quindi lo perdi forse anche per la prossima partita, ma poi lo rivedremo in campo, perché resta fondamentale McTominay per quanto riguarda lo scacchiere di Antonio Conte dal punto di vista tattico, tra il filtro e diciamo lo schermare la difesa e tutto ciò che ti dà in fase offensiva, compreso il tiro da fuori. La Roma dovrebbe presentarsi senza Dybala perché ha un problemino al ginocchio e quindi un fastidio al ginocchio. Nella rifinitura di ieri, almeno notizia letta su Sky, ci fanno sapere che non sarà del match e quindi non tra i convocati. Da vedere le condizioni di Soulé, perché si è allenato ma comunque presenta problemi fisici anche lui. La formazione del Napoli in base a questa situazione McTominay cambia, perché Elmas scende sulla linea dei centrocampisti e quindi Lobotka Elmas in mezzo al campo, e c'è questa situazione sugli esterni che bisogna capire. C'è chi dice addirittura Politano e Vergara dietro Højlund, e quindi con un Vergara spostato a sinistra, con Spinazzola come quarto e Gutierrez a destra di nuovo come quarto adattato. Ma io mi dico, perché non fare invece Gutierrez e Spinazzola trequartista più alto a sinistra, per tenere Politano dietro Vergara, perché poi anche a destra con Politano dietro Vergara, dal punto di vista del saltare l'uomo, dal punto di vista dell'imprevedibilità, supportando il nostro Antonio che è in forma per quanto riguarda prestazioni e gol fatti, perché non fare così invece di adattare Gutierrez ovviamente a destra? Ma il mister sa cosa sta facendo e ovviamente sa perfettamente chi schierare in campo. Vedremo poi stasera come ci mettiamo dal punto di vista tattico, visto che la mancanza di McTominay si sentirà e come. La Roma si presenterà senza Koné, che già di per sé per quanto riguarda i giallorossi è una grande perdita, almeno per quello che mi riguarda e per ciò che posso considerare sul calciatore della Roma. E avere quel McTominay in campo con la mancanza loro in mediana sarebbe stata sicuramente un'altra partita, ma ci possiamo giocare assolutamente il match e i 3 punti con quelli che abbiamo contro una Roma che è sicuramente in forma e più diciamo rodata dal punto di vista della pericolosità del Napoli, ma non partiamo mai sconfitti contro niente e contro nessuno. Poi c'è la partita delle comparse, perché di partita delle comparse dobbiamo parlare stasera in Napoli-Roma, perché ti vai a giocare comunque il posto Champions senza andare a
a pensare io posso impensierire se vinco, diciamo accorcio su qualcuno o allungo su qualcun altro. Mi vengono in mente le parole di Modric, che ha portato poi i 3 punti al Milan contro il Pisa, che parlava ovviamente di un gol fondamentale nella rincorsa, tra virgolette, allo scudetto, perché per ciò che è successo ieri sera di scudetto non si può parlare per nessuno di quelli che stanno rincorrendo. Ma arriviamo al match Inter-Juventus. Ci soffermiamo sicuramente sulla situazione Bastoni, ma non è solo quella la situazione da andare ad analizzare, perché c'è un calcio di rigore su McKennie nel secondo tempo, così come è da andare a rivedere un contatto di mano per un eventuale rigore in favore dell'Inter. Prima però ci sono delle cose nella prima frazione di gioco, a parte la situazione Bastoni che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, e addirittura diciamo che poi chi vuole fare il paladino della giustizia, il salvatore della patria, con nonchalance ed educazione, non c'è nessuna situazione da salvare, diciamo, nel match di ieri, dicendo che Kalulu poteva evitare, eri già ammonito, la mano, non la mano. C'è una simulazione bella e buona di un calciatore dell'Inter che era già ammonito giustamente per un fallo, diciamo ancora prima, anche se su quell'ammonizione data da Bastoni c'era un fallo prima del fallo di Bastoni che la penna comunque non ha visto. Comunque Bastoni è ammonito, simulazione, e deve essere cacciato fuori. Morale della favola, viene cacciato fuori Kalulu inspiegabilmente e il VAR non può intervenire sulla doppia ammonizione. Stronzata colossale di un protocollo o di un regolamento che voi scrivete o pensate con i piedi, perché non è possibile che non possa intervenire, diciamo, ed aiutare una situazione che l'arbitro non ha visto su episodi che compromettono match, partite e campionati. Non deve esistere da nessuna parte del mondo, se ci facciamo aiutare dalla tecnologia. Poi se volete tornare, state facendo di tutto per portare all'esasperazione il VAR, il funzionamento e i protocolli, per tornare, fare un passo indietro e quindi, diciamo, metterla da parte un tantino la tecnologia per fare ancora di più i vostri porci comodi, allora poi vedremo in futuro, perché Padre Tempo opera in silenzio. Padre Tempo opera in silenzio perché ovviamente vorrei, sotto questo contenuto, le 84 persone che ho dovuto bloccare sotto al video della partita contro il Genoa per Vergara, che è stato martoriato, la simulazione, non la simulazione, quando Vergara ovviamente si allena regolamento alla mano e Conte allena le sue squadre regolamento alla mano, come fanno in tanti, è andato ovviamente nel post partita in maniera del tutto sincera, attenendosi ad un regolamento scritto. Io ho sentito il tocco, vado a terra. Solo che Vergara non si è alzato ed è andato poi a esultare in faccia al Kalulu di turno, come ha fatto Bastoni, dove ci voleva sicuramente un ritorno sui propri passi dal punto di vista arbitrale, stracciando anche questa situazione. Il VAR non può intervenire, il protocollo, vai a rivedere, cambi la decisione, inverti la situazione cartellini, ed è l'Inter a restare in 10. Però nel primo tempo c'è anche una palla che esce di mezzo metro, un'azione offensiva dell'Inter, nessuno vede niente, l'azione continua, c'è un retropassaggio sbagliato dove Sommer rilancia il pallone che è finito fuori e quindi sul fondo lo rilancia in fallo laterale e resta la rimessa laterale, per poi arrivare a Bastoni, l'ammonizione, Kalulu, l'espulsione e quant'altro. In 11 contro 11 l'Inter stava soffrendo la partita. In 10 contro 11 la Juve ci ha messo tanto per riportarla e rimetterla, diciamo, su un binario che poteva portare al punto in casa Inter, però non ci è riuscita, perché giustamente quando sei in 10 contro 11 e dal punto di vista tecnico io dalla panchina posso schierare Tizio, Caio, Sembronio, eccetera eccetera eccetera, per metterti in difficoltà, diventa complicato per chiunque. Partita compromessa, risultato falsato. Il campionato un tantino sì, ma vedremo poi nel proseguo della stagione, perché indiscrezioni, ma sono solo indiscrezioni, ci dicono da Castelvolturno che Conte ha parlato con la squadra, vorrebbe 14 vittorie,
addizionate ai punti che adesso sono 91 punti, fantascienza, anche perché nel caso dovesse riuscirti un filotto di vittorie e arrivare al ridosso di qualcuno, state sicuri che sicuramente rivedremo poi episodi come Perisic quadrato e qualsiasi altra situazione che abbiamo già vissuto in passato, alla quale siamo abituati ma non dovremmo abituarci mai, e parlarne ogni qualvolta succede qualche magagna del genere. La situazione per stasera è abbastanza in bilico per quanto riguarda i 3 punti, il match e chi vince e chi perde. Non sono assolutamente sfiduciato, perché non si parte mai sfiduciati per la partita di stasera contro la Roma, però diciamo che oltre all'essere contati, ma rientra qualcuno, la perdita immediata anche per il futuro per quanto riguarda Scott McTominay peserà, e come, dal punto di vista realizzativo e dal punto di vista, come ho detto prima, nello schermare una difesa che comunque già sta andando un attimo a zonzo nelle ultime apparizioni. Vinca il migliore, speriamo che vinca il Napoli, così diciamo restiamo lì, stacchiamo la Roma, ci mettiamo un attimo tranquilli. Terzo posto tra virgolette congelato, perché ovviamente la Juve ha perso, la Roma nel caso la sconfiggi guadagni 3 punti contro di loro. Sarebbe cosa buona e giusta da fare, vedremo poi nel match di stasera alle 20:45. Sempre Forza Napoli, viva l'Italia e viva gli 84 85 se adesso diciamo arriva qualcun altro, bloccati da me sotto al video del Genova. Vorrei che si presentassero sotto questo di video, ma probabilmente avendoli bloccati e segnalati non potranno nemmeno commentare, e questa è la mia soddisfazione. Non passate con maleducazione sotto questo video, perché fate la stessa fine. Ciao.